Cosa ne dici di queste fantastiche cotolette fatte con la zucca? Sono squisite e soprattutto super sane, adatte ai bambini che amano le cotolette perché hanno quella panatura e quella croccantezza esterna che piace sempre, ma magari fanno un po' più fatica con le verdure. Ecco un modo per fargliele mangiare. Se vi incuriosisce l'idea, intanto mettete un bel like sotto al video e poi seguite la ricetta per vedere come ho fatto a prepararle. Ed ecco gli ingredienti che ci servono: una bella zucca, farina e pan grattato. La proporzione è di 250 grammi di zucca e 40 grammi di farina. Con questa proporzione usciranno una porzione di cotolette, quindi più o meno due. Poi vedete voi, io ovviamente ampio sempre un po' le quantità per averne. Di spezie io ho preso un po' di timo, un paio di foglie di salvia, un po' di rosmarino e anche un po' di erba cipollina che a me piace molto. Poi dipende un po' dai vostri gusti, come vi piace aromatizzare e come vi piacerà aromatizzare le vostre cotolette. Bene, iniziamo subito ovviamente col pulire la zucca, quindi la taglieremo a pezzi e andremo a cucinarla. Per la preparazione delle nostre buonissime e gustosissime cotolette, io ho proprio deciso di cucinarla in padella, in modo da darle un po' più sapore. Però, come vi dicevo, dipende anche molto i vostri gusti. Per cucinarla in padella la taglierò in pezzettini un pochino più piccoli. Adesso sono andata bene a togliere le bucce avendo i pezzettini più grandi, poi per andare a cucinarla farò pezzettini. Io non sono molto precisa, però insomma più o meno pezzettini così. Adesso li prendo in mano così andremo a cucinarli in padella con un filo d'olio. Ed ecco la nostra zucca in padella. Adesso andiamo ad aggiungere anche un po' d'acqua. Io ho aggiunto già l'olio, ho già messo un filo d'olio abbondante e adesso andiamo a lasciar cucinare. Non cuciniamola proprio del tutto che sia troppo morbida, teniamola che sia corposa, perché poi dovremmo schiacciarla o col pelapatate, col schiacciapatate, scusate, oppure con una forchetta in modo da renderla purea. Ed eccola qua. Lasciamo cucinare la nostra zucca, ovviamente a coperchio chiuso. La nostra zucca è quasi pronta, noi andiamo ad aggiungere le spezie e ho mischiato le spezie con un po' di sale. Ecco qua. Adesso andiamo a mischiare bene in modo da insaporire tutta la zucca e poi io ho già pronto il mio schiacciapatate per ridurla a purea. Ecco qua, adesso vado proprio bene a mischiare tutta la zucca e poi andremo a fare la nostra purea dove aggiungeremo gli altri ingredienti. Il profumo è delizioso. Eccoci qua, oppa, con lo schiacciapatate andiamo a schiacciare la nostra zucca, un pezzettino è caduto qua, in modo da creare facilmente la nostra purea. Aggiungiamo la farina e amalgamiamo bene. Una volta amalgamato bene dovremo fare delle polpette, passarle nel pan grattato che vedete io ho già lì pronto e creare poi le nostre cotolette.
La quantità di farina, quindi i 40 grammi per 250 di zucca, dipendono sempre un po' anche dal tipo di zucca, perché ci sono zucche a volte un po' più umide, zucche più asciutte, quindi regolatevi un pochino. Un bastoncino di timo. Anche in questo caso io aggiungo un pochino di farina perché ne manca un po'. Devo aggiungere un pochino di farina a occhio e vado a impastare bene. Si lavora meglio con l'impasto freddo, comunque tiepido, non troppo calda la zucca. Adesso mi sembra che comincia ad essere della consistenza giusta, dovete un po' regolarvi a occhio. Questo piatto è un piatto particolarmente indicato per i bambini, che sappiamo fanno sempre un po' fatica a mangiare le verdure, ma quando sono a forma di cotolette mangiano quasi tutto. Quindi ecco. Una volta che il nostro composto sarà pronto, andiamo a prenderne una generosa quantità, andiamo a formare leggermente una pallina, perché vedete che è comunque molto appiccicaticcio, e poi lo passiamo nel pan grattato. Schiacciamo e andiamo a preparare la nostra cotoletta. La cotoletta andrà poi cotta, passata in padella con un filo d'olio. In realtà sì, tutti gli ingredienti sono cotti, quindi non è che deve cucinare, però si andrà a creare quella crosticina croccante che tanto piace ai bambini. Andiamo a scaldare un po' la padella. Come vedete io ho usato quella dove ho cotto anche la zucca, così prende ancora più sapore. Andiamo a scaldarla con un filo d'olio e andiamo a riporre le nostre cotolette. La dimensione delle cotolette dipende ovviamente anche dai vostri gusti. Adesso le lasciamo che formino la crosticina da un lato e poi andremo a girarle. Andiamo a girare delicatamente le nostre cotolette, vedete che hanno già fatto la crosticina un po' su un lato e lasciamole passare qualche altro minuto in modo che si rassodino un pochino. Fuoco vivace. Ed ecco le nostre cotolette pronte, io le ho servite con qualche verdura, super veloci, super semplici, buonissime e quindi provatela. Buon appetito! Ah, e se vi è piaciuta questa ricetta ricordatevi di mettere un bel like sotto il video e di iscrivervi al canale, così potrete scoprire ancora tante altre ricette sfiziose e veloci da preparare. Di nuovo, buon appetito!